Amiche e amici, bentornati su Solfatara News. Siamo di nuovo qui, sopra uno dei territori più delicati e instabili d'Europa, i Campi Flegrei. Un luogo che a uno sguardo distratto può sembrare immobile, quasi silenzioso, ma che in realtà pulsa, respira, cambia continuamente. E spesso sono proprio le fasi più tranquille, quelle che ingannano, a nascondere i segnali più profondi e preoccupanti. Qui non esistono pause. Non esistono momenti in cui si può dire va tutto bene, possiamo fermarci, perché in un sistema vulcanico complesso come questo basta una variazione minima, un aumento di pressione, una modifica nei gas, un cambiamento nella temperatura per ribaltare completamente il quadro. Ed è proprio per questo che il nostro lavoro non si ferma mai. Ogni volo, ogni immagine, ogni dato raccolto rappresenta un tassello fondamentale di un puzzle enorme e ancora incompleto. Anche pochi minuti senza osservazione possono voler dire perdere un segnale cruciale, qualcosa che potrebbe fare la differenza tra capire in anticipo o accorgersene troppo tardi. Ed è qui che entra in gioco il nostro progetto più ambizioso, il sismografo indipendente. Uno strumento che ci permetterà di andare oltre ciò che si vede, oltre la superficie, per intercettare le micro variazioni del sottosuolo. Quei segnali invisibili che spesso anticipano ciò che poi si manifesta in superficie. Un passo fondamentale verso un monitoraggio ancora più preciso, libero e costante. Se volete sostenere concretamente questo lavoro, trovate il link alla raccolta fondi su GoFundMe nel commento fissato e in descrizione. Non è solo una donazione, è un contributo diretto a un sistema di osservazione indipendente, accessibile e trasparente, al servizio di tutti. Oggi, 27 marzo 2026, abbiamo effettuato una nuova giornata di monitoraggio completo. I nostri droni si sono alzati in volo non solo per osservare le aree fumaroliche, ma anche per analizzare la zona del porto di Pozzuoli, dove si registra il punto di massimo sollevamento del suolo e del fondale dell'intera caldera. Prima tappa, la fumarola di Pisciarelli. La situazione di oggi è tutt'altro che trascurabile. Si registra un degassamento intenso, con una quantità significativa di vapori vulcanici in emissione continua. Allo stesso tempo, la polla di fango appare visibilmente ridotta rispetto ai giorni precedenti, segnale che qualcosa nel sistema idrotermale sta cambiando. Abbiamo rilevato la temperatura della fumarola Pisciarelli, che oggi è di 107 gradi centigradi. E come sempre vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato con l'andamento degli ultimi giorni. Dati che, giorno dopo giorno, iniziano a raccontare una storia sempre più chiara e sempre più inquietante. Ci siamo poi spostati verso il cratere della Solfatara. Qui il quadro è ancora più netto. Tutte le pozze di fango risultano completamente asciutte. Un dettaglio che potrebbe sembrare secondario, ma che in realtà indica una variazione importante nelle dinamiche interne. Le fumarole sono tutte in piena attività. Dalle più piccole fino a quelle principali, l'attività è diffusa e costante. In particolare, Bocca Grande oggi mostra una pressione elevatissima, con getti di vapore estremamente densi, continui e ben visibili anche a distanza. Anche qui abbiamo effettuato la misurazione della temperatura, che oggi è di 186,2 gradi centigradi. E vi mostriamo il grafico aggiornato per permettervi di confrontare l'evoluzione nel tempo. Con una batteria ancora disponibile, abbiamo deciso di estendere il monitoraggio verso il centro di Pozzuoli. L'obiettivo era duplice: osservare direttamente il sollevamento del suolo nella zona del porto e verificare la situazione della pedana galleggiante antibradisismo. Già partendo da via Napoli, il cambiamento è evidente. Il fondale appare sempre più sollevato, in maniera che, dobbiamo dirlo, sembra procedere più rapidamente rispetto a quanto comunicato ufficialmente. Non è solo una sensazione. Confrontando i nostri video passati con le immagini satellitari di Google Earth, il cambiamento è visibile, concreto, continuo. La Darsena ormai assume un aspetto sempre più distante da quello di un'area portuale. In alcuni punti sembra quasi un parcheggio più che un ormeggio, con una presenza d'acqua sempre più limitata. La vegetazione inizia a comparire dove prima c'era il mare, e il fatto che si debba intervenire per rimuoverla è un segnale che non può essere ignorato. Arrivando sulla pedana galleggiante, la situazione è altrettanto delicata. Dalle nostre immagini si nota chiaramente che i lavori erano in fase avanzata, quasi conclusi. Eppure oggi tutto è fermo. L'area è sotto sequestro dopo il grave incidente avvenuto 2 giorni fa, che ha causato 3 feriti, di cui uno in condizioni critiche.
Il mezzo coinvolto è ancora lì, immobile, come una testimonianza silenziosa di ciò che è accaduto. E qui è inevitabile fermarsi un attimo a riflettere. Perché troppo spesso nei cantieri, soprattutto in contesti complessi e delicati come questo, la sicurezza viene trattata come un dettaglio, qualcosa di secondario rispetto alla velocità dei lavori, alle scadenze, alla pressione di finire in tempo. Ma la realtà è che ogni singola distrazione, ogni procedura ignorata, ogni controllo saltato può trasformarsi in un incidente. E quando succede, il prezzo da pagare è altissimo. Non si tratta solo di numeri o statistiche, ma di vite umane. In un territorio già fragile come quello dei Campi Flegrei, dove la natura stessa impone rispetto e attenzione, abbassare la guardia nei cantieri è un rischio che non dovrebbe mai essere accettato. La sicurezza non è un optional, non è un rallentamento. È l'unica vera garanzia che il lavoro venga fatto senza trasformarsi in tragedia. Noi continueremo a monitorare, a osservare, a documentare tutto ciò che accade, senza filtri, senza pause, con la massima trasparenza. Se volete restare aggiornati in tempo reale su quello che sta succedendo nei Campi Flegrei, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Noi siamo Solfatara News e torneremo domani con nuovi dati, nuove immagini e forse nuovi segnali da non sottovalutare.